Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e a diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Jack, come stai oggi? Ciao Emily, sto bene, grazie. E tu? Sono un po' preoccupata. Ho sentito alcune notizie su un mio amico che ha perso soldi in un affare. Vorrei parlare di perdite finanziarie e argomenti correlati. Hai tempo per chiacchierare? Sì, Emily, ho tempo. Ho sentito anche di alcune aziende che sono fallite e di persone che stanno lottando con debiti bancari. È un argomento serio, ma penso sia importante discuterne. Sono d'accordo. Credo che possiamo imparare da queste situazioni e capire come gestire meglio le nostre finanze. Condividiamo i nostri pensieri e le nostre esperienze. È una buona idea. Ho alcune domande su perdite finanziarie, fallimento e debito. Spero che possiamo aiutarci a comprendere meglio questi problemi. Certo, Jack, sono felice di condividere ciò che so. Iniziamo parlando di perdite finanziarie. Cosa significa per te? Perdita finanziaria significa perdere soldi o valore. Ad esempio, se qualcuno investe in un'azienda e questa fallisce, perde il suo investimento. Può accadere anche quando il valore di una proprietà o di azioni scende. Sì, ho visto accadere questo nel mercato azionario. A volte i prezzi calano e le persone perdono soldi. Può essere molto stressante. Sono d'accordo. La perdita finanziaria può influenzare non solo il tuo conto bancario, ma anche le tue emozioni e i tuoi piani futuri. È importante essere cauti con gli investimenti. Giusto, cerco sempre di informarmi prima di investire in qualcosa. Voglio conoscere i rischi coinvolti. Hai mai vissuto una perdita finanziaria? Fortunatamente, non ho mai subito perdite finanziarie significative. Sono stato cauto con i miei risparmi e investimenti. Tuttavia, conosco molte persone che hanno perso soldi in attività fallite o investimenti sbagliati. È bello saperlo. Non ho perso molto, ma ho visto i miei genitori lottare quando il valore della loro proprietà è diminuito. È stato un periodo difficile per loro. Sì, anche il mercato immobiliare può essere rischioso. A volte il mercato scende e le proprietà perdono valore. È importante capire che la perdita finanziaria fa parte della vita, ma possiamo imparare da essa. Esatto. Imparare dalle esperienze passate può aiutarci a prendere decisioni migliori in futuro. Ora parliamo di fallimento. Cosa sai del fallimento, Jack? Il fallimento è un processo legale che aiuta le persone o le aziende che non possono pagare i loro debiti. Quando qualcuno presenta domanda di fallimento, chiede aiuto al tribunale per ridurre o eliminare i suoi debiti. Capisco, sembra un modo per ricominciare, ma può anche avere conseguenze serie. Ad esempio, una persona in fallimento può perdere la propria proprietà o avere un punteggio di credito negativo per molti anni. Sì, è vero. Il fallimento può darti sollievo dai debiti, ma può anche rendere difficile ottenere prestiti in futuro. È una decisione difficile da prendere. Ho letto di alcune aziende che sono fallite. Una volta erano molto di successo, ma non sono riuscite a pagare le bollette e hanno perso tutto. È triste. Penso che molte persone non capiscano che anche le grandi aziende possono fallire. Dimostra che il rischio è sempre presente nel mondo degli affari. Sono d'accordo. Credo sia importante imparare a gestire le finanze per evitare il fallimento. Hai mai pensato al fallimento, Jack? Non ho mai pensato di presentare domanda di fallimento perché cerco di gestire saggiamente il mio denaro. Uso un budget e risparmio per le emergenze. Tuttavia, so che alcune persone affrontano il fallimento quando hanno troppi debiti e non possono ripagarli.
Sì, ho visto accadere questo. Un mio amico aveva una piccola azienda che è fallita. Ha dovuto prendere in prestito soldi dalla banca e, quando non è riuscito a ripagarli, ha considerato il fallimento. È stato un momento molto difficile per lui. Deve essere stato molto difficile. Spero che sia riuscito a ricevere l'aiuto di cui aveva bisogno. Sì, lo ha fatto. Ha presentato domanda di fallimento ed è riuscito a ricominciare, ma ci è voluto molto tempo per ricostruire il suo credito e la sua vita. Posso immaginare. Ricominciare dopo un fallimento non è facile, ma a volte è l'unica opzione. Ora parliamo di debito bancario. Cos'è il debito bancario, Emily? Il debito bancario è il denaro che prendi in prestito da una banca. Può essere sotto forma di prestito, mutuo o saldo di una carta di credito. Quando prendi in prestito denaro, devi restituirlo con interessi. Capisco. Molte persone usano prestiti bancari per comprare una casa o un'auto. Può essere un buon modo per ottenere ciò di cui hai bisogno, ma se prendi in prestito troppo, può portare a problemi finanziari. Sì, ho una carta di credito e cerco di usarla con cautela. Ripago il saldo ogni mese in modo da non accumulare troppo debito. Ma alcune persone non gestiscono bene le loro carte di credito e si ritrovano con un sacco di debiti. È vero, gli alti tassi di interesse sulle carte di credito possono rendere il debito molto costoso. Ho visto amici in difficoltà perché pagano solo l'importo minimo dovuto ogni mese. Cerco di evitarlo. Pianifico sempre le mie spese e risparmio denaro per non dover dipendere troppo dal credito. La pianificazione è molto importante. Credo anche che avere un budget possa aiutare a prevenire il debito bancario. Sì, un budget ti mostra quanto denaro hai e quanto puoi spendere. Ti aiuta a vivere secondo le tue possibilità e a evitare di spendere troppo. Ho imparato a fare un budget dai miei genitori. Mi hanno sempre insegnato a risparmiare un po' di denaro ogni mese e a pianificare per le emergenze. È una buona lezione. Vorrei che più persone imparassero a fare un budget e a gestire le proprie finanze. Può fare una grande differenza nella vita. Sono d'accordo. L'educazione finanziaria è molto importante. Penso che le scuole dovrebbero insegnare di più sulla finanza personale, in modo che i giovani possano fare scelte intelligenti. Pensi che le perdite finanziarie, il fallimento e il debito bancario siano collegati, Jack? Sì, credo siano collegati. Quando qualcuno subisce una perdita finanziaria, può portare a debito. Se il debito diventa troppo grande e la persona non riesce a ripagarlo, potrebbe considerare il fallimento. È un ciclo difficile da spezzare. È un ciclo triste. Penso che molte persone non pianifichino per le emergenze e poi affrontino problemi finanziari. Possono perdere il lavoro, avere un'emergenza medica o subire un fallimento aziendale e improvvisamente si trovano in debito. Esattamente. Ecco perché è importante avere un fondo per le emergenze. Risparmiare un po' di denaro per eventi imprevisti può aiutarti a evitare debiti. Cerco di risparmiare una piccola somma ogni mese in un conto separato per le emergenze. Mi fa sentire più sicura. È una buona abitudine. Anch'io ho un conto di risparmio per le emergenze. Mi dà tranquillità sapere di avere un po' di denaro accantonato. Credo che pianificare e risparmiare possano aiutare a prevenire molti problemi finanziari. Anche se affronti una perdita, avere un piano può aiutarti a riprenderti. Conosci qualcuno che è stato colpito da questi problemi, Jack? Sì, conosco alcune persone che hanno subito perdite finanziarie e debiti.
Un mio cugino ha avviato una piccola azienda, ma è fallita e ha dovuto prendere in prestito soldi dalla banca. Ha faticato a lungo per ripagare il prestito. È un peccato. Ho un amico che ha investito nel settore immobiliare, ma il mercato è sceso e ha perso molti soldi. Ora è in debito e sta considerando il fallimento. È molto triste. Spero che riesca a trovare un modo per riprendersi. A volte le persone hanno bisogno di aiuto per rimettersi in piedi. Sì, il mio amico sta parlando con un consulente finanziario. Penso sia un buon passo. Ricevere consigli può aiutarti a prendere decisioni migliori. Sono d'accordo. Quando sei in una situazione difficile, è importante cercare aiuto e imparare dall'esperienza. Credo che condividere storie su perdite finanziarie possa aiutare gli altri ad evitare gli stessi errori. Può anche aumentare la consapevolezza sui rischi del debito e sull'importanza della pianificazione. Esattamente. Penso che dovremmo parlare di più di questi argomenti affinché le persone comprendano le sfide e imparino a gestire meglio il loro denaro. Hai qualche consiglio per evitare perdite finanziarie o debiti, Jack? Sì, ho alcuni consigli. Prima di tutto, fai sempre un budget e seguilo. Sappi quanto denaro hai e quanto puoi spendere. In secondo luogo, risparmia per le emergenze. Cerca di mettere da parte una piccola somma ogni mese in un conto di risparmio. Terzo, fai attenzione ai prestiti e alle carte di credito. Prendi in prestito solo ciò che puoi permetterti di ripagare e cerca di estinguere il saldo della carta di credito ogni mese. Sono ottimi consigli. Raccomando anche di informarsi prima di investire. Conosci i rischi e comprendi in cosa ti stai mettendo. È molto importante. Molte persone perdono denaro perché non comprendono l'investimento. Seguono le tendenze senza pensarci. Sì, leggo sempre riguardo a un'opportunità di investimento prima di decidere. Voglio sapere se è sicura e se posso permettermi di perdere quel denaro. È un approccio saggio. Penso che l'educazione sulla finanza personale sia fondamentale per evitare perdite finanziarie. Vorrei che più scuole offrissero corsi sulla gestione del denaro. Sono d'accordo. Imparare a fare un budget, risparmiare e investire dovrebbe far parte del curriculum scolastico. Può aiutare i giovani a prendere decisioni informate e pianificare un futuro sicuro. Mentre parliamo di questi argomenti, sento che è importante essere consapevoli dei rischi, ma anche rimanere positivi. Anche se qualcuno affronta perdite finanziarie o debiti, c'è sempre un modo per riprendersi e ricominciare. Sì, è vero. Molte persone sono passate attraverso il fallimento e hanno ricostruito le loro vite. Non è la fine, è un'opportunità per imparare e crescere. Credo che ogni sfida sia un'opportunità per diventare più forti. Con la giusta conoscenza e supporto, chiunque può superare le difficoltà finanziarie. Sono d'accordo. È importante rimanere fiduciosi e cercare aiuto quando necessario. Parlare di questi problemi può anche ridurre lo stigma attorno al fallimento e al debito. Molte persone si sentono in imbarazzo quando affrontano problemi finanziari, ma è una questione comune. Sì, penso che condividere le nostre esperienze possa aiutare gli altri a sentirsi meno soli. È importante ricordare che tutti facciamo errori e che imparare da essi è ciò che conta. Sono felice che abbiamo avuto questa conversazione, Jack. Sento che abbiamo imparato molto sulle perdite finanziarie, il fallimento e il debito bancario. Concordo, Emily. Parlare di questi argomenti non è facile, ma è molto importante. Spero che condividendo i nostri pensieri possiamo aiutare gli altri a comprendere queste questioni e prendere decisioni finanziarie migliori. Sì,
E credo che dovremmo continuare a educarci e ad educare gli altri sulla finanza personale. Più sappiamo, meglio possiamo pianificare per il futuro. Ricorderò sempre i tuoi consigli su budgeting, risparmio e attenzione ai debiti. Continuerò anche a informarmi prima di fare investimenti. Sono felice di sentire questo, Jack. Credo che con conoscenza e pianificazione possiamo tutti evitare perdite finanziarie e vivere una vita sicura. Grazie per questa conversazione interessante, Emily. Ho imparato molto oggi e mi sento più sicuro nella gestione del mio denaro. Grazie, Jack. Ho apprezzato la nostra chiacchierata e spero di poter discutere di altri argomenti simili in futuro. Sì, mi piacerebbe molto. Pianifichiamo di incontrarci di nuovo e condividere altre idee sulla finanza personale. Non vedo l'ora. Passa una buona giornata, Jack. Anche tu, Emily. Abbi cura di te. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.